Ciao a tutti! Oggi voglio fare con voi un tutorial utilizzando solo due triangoli di tessuto. Questi due triangoli misurano 40 x 40 e poi ho tracciato la diagonale, quindi in realtà ho tagliato un quadrato 40 x 40 e poi l'ho diviso in due, sia di questo che di questo, quindi hanno esattamente la stessa misura, come potete vedere. Eccola. Per fare questo tutorial quindi avremo bisogno di queste due stoffe, poi avremo bisogno di un po' di barba. Questa qui è quella a 3 cm, vi metterò poi il link sotto nell'info box, quindi nella descrizione del video. Avremo bisogno anche di un campanellino e poi avremo bisogno di alcuni nastri natalizi o rosso, insomma in tono con le stoffe che voi utilizzerete per poter fare appunto questo progetto qui. In base al progetto poi potremo utilizzare anche una piccola striscia di pellicetta. Avremo poi bisogno dell'ovatta per imbottire il progetto e anche un po' di sabbia, quella delle lettiere per i gatti, e un sacchetto di plastica. Non avremo bisogno di un cartamodello, non avremo bisogno di nulla, sarà un progetto facilissimo e adatto anche alle principianti. Quindi mettiamoci subito al lavoro e buona creatività a tutti!
Bene, questo è il mio gnomo terminato, eccolo qui. Io ho aggiunto semplicemente una decorazione natalizia, un piccolo tubolare che ho comprato in merceria, e un sonaglio di 4 cm argento satinato. Allora, parliamo un po' di questo gnomo. Io l'ho riempito, prima di mettere la sabbia, l'ho riempito fino a metà, non so se dal video si capiva bene, però insomma l'ho riempito fino quasi a metà, a questa altezza qua, e perché tanto comunque sapevo che l'imbottitura si sarebbe schiacciata appunto mettendo la sabbia, quindi non vi preoccupate se arrivate, ecco, in circa la metà, non c'è problema. Dopodiché infilate bene la sabbia, scusate, infilate bene l'imbottitura in tutti i punti, partite sempre prima dagli angoli, quindi io ho imbottito prima tutti quanti gli angoli, poi ho fatto la base, ho messo la sabbia e poi ho infilato dappertutto tutta l'imbottitura, ho distribuito tutta quanta l'imbottitura. Mi raccomando, perché lo gnomo deve essere sodo, non deve essere, cioè deve essere bello stabile, non deve essere floscio, insomma poco riempito, deve essere bello pieno. Vi do anche le misure. Con la punta tirata giù lo gnomo misura 32 cm, con la punta tirata su ne misura 40 quasi. Poi la larghezza sono 26 cm e la profondità sono 14 cm. Quindi anche per esempio anche posizionarli sulle scale, vicino alla ringhiera, insomma veramente bello. Io non ho esagerato con le decorazioni, ma voi ovviamente potete farlo tranquillamente come meglio credete, potete farlo anche tutta quanta a tinta unita e realizzare così appunto un simil Babbo Natale. Per quanto riguarda tutti i materiali che ho utilizzato, appunto tranne questa decorazione qui che l'ho comprata in merceria, quindi non saprei proprio come mettervi il link, e vi lascerò sotto al video, nella descrizione del video vi lascerò dove prendere appunto questa barba che ho io, e la maglina che ho utilizzato e i sonagli eventualmente. Come avete visto basta avere 2 pezzi di stoffa, potete farlo più grande, più piccolo, tanto non ha un cartamodello, quindi non siete vincolati a un cartamodello, potete fare lo gnomo di 35, di 30, non c'è assolutamente problema. E quindi bene o male quello che voi tagliate poi alla fine è l'altezza dello gnomo, è l'altezza che sviluppa appunto questo gnomo. Per quanto riguarda la barba, e se ovviamente più diventa corta e più bisogna stondarla, io qui l'ho fatta a triangolo, ma poi in realtà ho cercato di stondarla un pochino. Ovviamente se voi volete potete tranquillamente fare una curva qui e cercare di stondarla. Diciamo che questo qui è una misura, diciamo, base per quanto riguarda la barba, ma nulla vi vieta di farla ovviamente più larga, più stondata, insomma come piace a voi la barba. Come avete visto è molto semplice da fare. Io ho calcolato 10 x 13, potevo andare anche oltre, potevo fare anche 13 x 13, quindi senza problemi. Poi io qui solitamente cerco di fare una specie di sorriso per la barba, di non farla netta, ecco, infatti ho cercato di metterla così appunto intorno al naso. A me non resta quindi che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei video, e se il video vi è piaciuto mi raccomando di condividerlo, solo in questo modo aiutate il canale a crescere. Ciao!